avrei pensato a tutto nella vita tranne che affittare un carro armato. Andiamo! Tutto dentro! Vai! Distruggiamola! Porca vacca! Salve, direttamente da Las Vegas, signori! E sono sicuro che appunto conoscete Las Vegas per il gioco d'azzardo, per il divertimento, per i locali da adulti. Oggi no, signori. Oggi proviamo mezzi decisamente pesanti. Eccoci qua, praticamente è un terreno a bordo autostrada in mezzo al deserto. Dig this Las Vegas. Vediamo un po'. In teoria ho già prenotato. Iniziamo con un video di sicurezza. Ok, briefing fatto, l'istruttore mi ha spiegato un po' quello che faremo. Abbiamo il giubbottino, siamo pronti. Eccoci qua, bellissimo. Qua ci sono tutti quelli più piccoli per i ragazzi e i bambini. E qua invece c'è tutto il megaterreno con i bestioni. Che figo. Brian. What's your name? Jacopo, Yaki. Ok, partiamo dal bulldozer cat. Questa è la situazione, faremo dei buchi, degli esperimenti, delle cose. Adesso saliamo. Eccoci qua. Mamma mia, che figo. Bellissimo. Cintura, ovviamente, sempre. Tac. Ok, questa è la situa. Qua davanti c'ho un monitor. Qua ho il controllo, penso, del davanti. Questo dovrebbe essere invece i cingoli. Adesso ci facciamo spiegare tutto. Abbiamo le cuffie, abbiamo i controlli. Adesso iniziamo. Ok, yeah. Ok, 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 ok. Ok, ok, fighissimo. Signori, sono su un bulldozer. Wow. Praticamente stiamo scavando una fossa e facendo una montagnetta per imparare a usare la benna. Guardate che figo, ragazzi, siamo sulla montagnetta che abbiamo scavato. Questa è la situazione, sono completamente inclinato. È veramente un mezzo pazzesco da utilizzare e molto molto più intuitivo di quello che pensassi. Olè! Allora, vi mostro come funziona. Adesso sto andando indietro e ho la telecamera posteriore. Mi posso fermare. Così metto in folle. Avanti metto in avanti. E praticamente col piede ho un acceleratore che però funziona al contrario. Cioè tutto schiacciato sono fermo. Se lascio, vedete, vado avanti. Se voglio girare a sinistra o a destra posso semplicemente fare o così o così, molto semplicemente. La benna frontale si comanda da qua. Quindi così si tira giù, così si inclina destra-sinistra. Adesso la allineiamo, vedete qua c'ho l'indicazione dell'allineamento, la tiriamo giù in questa maniera e adesso andiamo avanti per livellare. È veramente potente, cioè ti senti in grado di spostare la terra. Svuotiamo la benna, su, e possiamo tornare indietro. Adesso ci riallineiamo alla fossa in questa maniera. È veramente tanto intuitivo, è tutto così magico. Guardate che bel lavoretto. Ok, folle, freno di parcheggio. Qua abbiamo vari strumenti. Questo è per tirare giù praticamente l'aratro che c'è dietro. Qua per i tergicristallo direi che non ci servono. E qua invece abbiamo l'aria condizionata. Tanta roba. Spegniamo. Ok, wow, altro che i casinò, signori. Bulldozer. Tanta roba. Guardate che figo. Questa è la fossa che ho scavato io. L'abbiamo fatto la montagnetta e poi l'ho riappiattita. Diciamo che si poteva fare meglio, ma come inizio non male. Nice. Good job, man. Thank you. Qua ci sono i Bobcat, anche questi bellissimi. Ma adesso passiamo ai bestioni, signori. Thor è il nostro. Ok. Yeah. Bene, siamo a bordo del nostro escavatore. In brevissimo, questi controllano i cingoli che sono indipendenti, sinistro e destra. Questi e questi controllano invece la benna. Non ho capito molto bene come. Ok, così si gira. Giriamo dall'altro lato. Così andiamo avanti. Wow. Siamo sollevati sulla benna. Vi faccio vedere che figo. Allora, così il braccio va giù, dopodiché tirando verso sinistra la benna vedete che si chiude. Ok, adesso devo tirare un pochettino su, così io la posso chiudere. Poi torno indietro, guardate un po', alziamo, continuiamo a chiudere, tac, in questa maniera. Dopodiché purtroppo ho solo due mani, quindi con la sinistra andiamo di qua, ci
giriamo, volendo posso avvicinare o allontanare spingendo o tirando, e poi sempre con la destra, tac, e facciamo la nostra montagnetta. Cosa ci potrà mai essere di divertente nel fare un buco con uno scavatore gigante? Tutto! Bello in alto, e facciamo una bella pioggia di terra. Mamma mia! Prossima sfida: impilare queste gomme giganti e ricostruire questa piramide. Ok, e andiamo a impilare il nostro gommone. Ottimo, l'abbiamo preso, possiamo sollevarlo e lo riportiamo di fianco a quell'altro. È incredibile quanto riesce a essere preciso. Mettiamo bello vicino, pazzesco. Tac, un pochino più in là, lo centriamo per bene. Wow! Mamma mia ragazzi, qua c'è del professionismo. Adesso prova di sensibilità, abbiamo delle palle da basket. Vediamo un po'. Ok. E... olè, signori! Missione compiuta. 3 su 3, pulito, esperienza pazzesca. Figo, 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 figo. È assurdo da una parte quanta potenza hai e dall'altra quanta precisione hai. Cioè sono riuscito tranquillamente a prendere le palle da basket e spostarle. Incredibile. Wow. Oh yes. Cioè guardate quanto è grande rispetto a me. Non c'è trucco e non c'è inganno. Le palle erano lì e adesso sono qua. Sì, è totalmente inutile, però secondo me è una cosa da provare una volta nella vita. Ah, là in fondo se vuoi puoi prendere una macchina e demolirla. Super, thank you so much. You're welcome. Signori, sono ufficialmente uno scavatorista. Se vi interessa comunque quelli sono i prezzi, e io ho fatto il pacchetto, questo qua, mentre con $749 puoi distruggere la macchina. Sì, sono tanti soldi, però a differenza di tante altre attività che fai una cosettina e poi finisce lì, cacchio, qua abbiamo fatto un sacco di roba e impari veramente a utilizzarli. Cioè non è di certo un corso da macchinisti, però cacchio, l'hanno studiato davvero bene. Figo, 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 figo. Ma signori, non è finita qua. Infatti adesso torniamo in città perché c'è una roba ancora più stupida e ancora più sbagliata. Eccoci qua, il posto si chiama Battlefield Vegas, siamo quasi in centro, quella è già la via con il resort, è la fine della strip. Qua vedete già qualche mezzo decisamente interessante e questi sono i protagonisti di questo posto. Adesso vi spiego, vi faccio vedere tutto. Di là c'è un mondo assurdo pieno di roba. Ok, questa situazione ho prenotato e come nei fast food mi hanno dato questo coso e quando vibra il mio carro armato sarà pronto. Non ce la faccio a stare serio, è tutto così stupido. Là dietro c'è il poligono. Sapete che qua le armi sono super liberalizzate, anche troppo purtroppo, però poterle provare in un contesto sicuro secondo me è quantomeno interessante. Guardate i vari bersagli a cui si può sparare, sono proprio americani. Cioè capito, all'occorrenza puoi anche sparare dall'elicottero militare, c'è il lanciafiamme, le robe. Questi sono i prezzi, se vi interessa. Diciamo che tra tutti i poligoni e posti vari questi sono proprio i più pazzi di tutti. Eccoci qua. Lui è il nostro uomo. Mamma mia ragazzi, guardate quanta roba c'è. Elicotterone. Non ha senso sta roba. Guarda là. Ci sono veramente mezzi di ogni tipo. Questo è tutto il piazzale. Noi useremo quello. Ora sono mezzi che visti da vicino sono paurosi. Io non sono di certo un esaltato che ama le battaglie, i carri armati e tutto quanto, ma dal punto di vista prettamente meccanico e ingegneristico sono decisamente fantastici come mezzi. Cioè guardate qua che roba, questi sono proprio da tutto il mondo usati dai vari eserciti. Quella macchina che è in mezzo mi sa che finirà molto male. Ora la cosa degli escavatori, anche senza fare il video probabilmente l'avrei fatta. Questa cosa è talmente tanto stupida che la sto facendo praticamente solo per fare questo video, che vedevo di è proprio un'americanata al massimo livello, perché prendi il carro armato, fai il tuo giro, distruggi cose, è veramente tutto così sbagliato. Comunque questo è il nostro mezzo, decisamente prepotente, ovviamente con i cingoli. La cosa interessante è che di fatto esteticamente è un M1 Abrams, quindi uno dei carri armati più famosi statunitensi. In realtà però per una serie di questioni non possono essere acquistati da privati, quindi nello specifico questo è un carro armato che veniva usato per Hollywood, l'hanno utilizzato tipo dentro il film di Hulk. La base
è quella di un carro armato britannico, non mi hanno voluto dire il nome. L'estetica è quella appunto del famosissimo M1 Abrams. Wow! E da qua si entra. Mamma mia, fa veramente impressione essere qua con il cannone davanti. Intanto stanno spostando la macchina. Vediamo un po'. Ok, porca vacca, siamo dentro. Impressionante. Qua c'è il cannone, si carica da qua. Qua si prendono i vari proiettili, mentre qua avanti c'è la postazione di guida. Assurdo. Tutta la strumentazione, ovviamente siamo super analogici, e volendo da qua si guarda fuori. Questa è la situazione dalla postazione di guida, con il cannone sopra le nostre teste. Guardate che figo tutto l'ingranaggio per ruotare la torretta superiore con il cannone. Ok, mi hanno fatto un piccolo briefing di sicurezza. Praticamente abbiamo il tizio che ci sta guidando, lui sarà a bordo con me e adesso lo accendiamo. Allora, postazione di guida, abbiamo rosso il freno, verde l'acceleratore, super semplice. Questi potenzialmente sarebbero per sterzare, mentre da qua si inseriscono le marce: avanti, avanti, dietro, retromarcia. Adesso accendiamo tutto. Accendiamo? Siamo pronti? Vai. Olè! Mamma mia! Senti che rombo! Altro che Ferrari e Lamborghini. Ok, mettiamo la marcia. Like this? Yep. Ci stiamo muovendo. Eccoci qua. Andiamo, andiamo, andiamo. Tutto dentro. Vai, distruggiamola. Stupidissimo. Ok, mettiamo la retro dentro. Vediamo un po', ovviamente io adesso non vedo niente, ma ok, vedo i detriti. Andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo. Click those 3 switches up. Ok. Eccoci qua. Ulala, missione compiuta! Ora posso essere un vero americano che ha distrutto una macchina con un carro armato. Yeah! Opala! Questa è la situazione. Assurdo come veramente una macchina non l'ho neanche sentita, cioè proprio burro. Incredibile la potenza di sti affari. Riposa in pace, piccola Kia. Adesso il nostro amico mi sta portando nell'officina. Qua hanno tutta l'artiglieria, perché tra le altre cose nel deserto si può anche sparare con i carri armati. These are one of the rounds that we've made. Mamma mia! Cioè hanno pure i lanciafiamme. Guardate che roba, questo è un lanciafiamme per carri armati. Crazy. Qua fanno manutenzione. Ovviamente anche qua hanno le stampanti 3D. Fighissimo, perché poi li preparano, oltre a per eventi e attività stupide tipo quella che sto facendo io, li usano anche per fare le repliche da usare nei film, nelle serie TV. Spero con questo video di avervi mostrato questa roba che neanche se la immaginavo pensavo fosse così senza senso. Thank you so much. Yeah, no worries. It was a pleasure. Ok, posso dirvelo, andava provato solo per il video, ma veramente una cagata pazzesca, nel senso che figo essere dentro un carro armato e fisicamente usarlo, ma sta cosa di schiacciare la macchina proprio stupida, stupida, stupida. E poi questa operazione qui, cioè fare semplicemente avanti e indietro, la vendono a $2.500. Mi sento molto stupido, lo so, l'ho fatto solo per voi e solo per fare questo video, però oggettivamente non ha nessun senso, anche perché abbiamo fatto semplicemente avanti e indietro, non è che hai fatto chissà che cosa. Mi avevano detto che era un'esperienza di mezz'ora dove facevi questo, questo, quest'altro, invece metti la marcia, vai avanti, torni indietro. Sì, è una cosa che non mi sarebbe mai capitata nella vita se non qua a Las Vegas, però una cosa come quella degli escavatori 1000 volte più divertente, più interessante, potenzialmente anche più utile, perché comunque impari qualcosa. E viva gli escavatori, abbasso i carri armati. Con questo slogan a caso chiudiamo questo video di cose stranissime da Las Vegas. Sì, mi sento un po' fregato, ma è così. Da Yaki quindi e dai carri armati era tutto. Ci vediamo prossimamente con prossime cose. Ciao 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 ciao.